e buon pomeriggio. Siamo appena arrivati a Cordoba ed è molto carina. Ecco la vera sorpresa di questo viaggio in Andalusia, la città di Cordoba. Famosa per la magnifica meschita, in verità Cordoba ci ha conquistato anche con le sue 1000 stradine colorate, i suoi angoli pittoreschi e ovviamente il cibo. Siamo arrivati a metà del viaggio di 10 giorni nel sud della Spagna e dopo Ronda, Setenil, Malaga e Granada abbiamo raggiunto quella che è stata in passato la più grande e popolosa città del mondo, Cordoba. Meschita, fiori, pati, storia e soprattutto bagni arabi. Tutto questo lo abbiamo vissuto nei 2 giorni trascorsi in questa meravigliosa città. Tutto è iniziato con il viaggio di 2 ore da Granada. Una volta arrivati non abbiamo perso tempo e ci siamo catapultati ad esplorare Cordoba, partendo proprio dalle sue strade e i suoi vicoli, tutti ovviamente addobbati per la Settimana Santa. Anche qui, esattamente come tutte le altre città dove siamo stati fino ad ora, stanno organizzando tutto per la festività della Settimana Santa. Dobbiamo anche controllare che sia aperta la strada per uscire dal parcheggio e per ripartire domenica mattina. E ora stiamo passeggiando a fianco alla meschita di Cordoba, per cui ho grandissime aspettative. Noi abbiamo la visita prenotata domenica mattina, quindi tra 2 giorni. Il patio della meschita è di libero accesso. Su questo svetta il campanile della cattedrale. E ora attraversiamo il ponte romano di Cordoba. E abbiamo appena visitato Calles de las Flores, la via dei fiori, molto bella perché essendo primavera i fiori sono tutti sbocciati e quindi ha un bel effetto, però ovviamente pieno di gente. Ora facciamo una passeggiata per il quartiere giudaico. È coloratissima Cordoba. Molto colorata. Bello che ci sono questi pati interni, sono curatissimi. E ci era venuta fame, quindi pausa tapas con 2 tortille de patatas e un salmorejo. Ci siamo fermati alla Plaza della Corredera. Si mangia. Una cena anticipata, in preparazione dell'esperienza che ci avrebbe aspettato in serata. E buonasera. Ora, a parte che è partita la musica qui in Spagna, musica sempre, tutte le ore. Toda siesta. Comunque ora ci andiamo a rilassare. Andiamo a vedere e a provare gli hammam di Cordoba, ossia i bagni termali. Siamo appena usciti dai bagni e che strana sensazione. È stato bello, non si poteva riprendere ovviamente dentro perché bisognava anche rispettare la privacy degli altri. Chiedevano di stare in silenzio. Essenzialmente c'erano 3 piscine, una di acqua fredda, una media, credo intorno ai 25 gradi, e una calda sopra i 30 credo, e poi una sauna. E c'era tutto il percorso che consigliavano, che erano entrare nella piscina media, poi quella calda, poi fredda, sauna e poi di nuovo in quella fredda. E la fredda è davvero fredda. Quanti saranno stati? Tipo 10 gradi, una cosa del genere. 10 gradi, stava almeno sotto zero. Ma davvero era duro, era difficile, però ce l'abbiamo fatta. E poi dopo potevi rilassarti tutto il tempo che volevi. Dura 1 ora e mezza, più il tempo della doccia, ed è straconsigliata. Hammam al-Andalus a Cordoba. Ora l'unica cosa che ci vuole è buttarsi a letto e dormire e riposarsi. Buonanotte, a domani. E buongiorno. Ci siamo svegliati bene, con calma oggi. Infatti abbiamo tutta la giornata da dedicare a Cordoba. Così, dopo una buona colazione, abbiamo deciso di andare a metterci in fila per andare a vedere l'Alcázar de Re Cattolici, che
È l'unico monumento per cui non abbiamo prenotato i biglietti, anche perché non siamo riusciti veramente a trovare dove prenotarli. Online. Sì, esatto. Si prenota solo alla taquilla. Alla taquilla, quindi andiamo alla taquilla. L'Alcázar venne costruito dopo la riconquista cristiana di Cordoba. Il museo comprende anche diversi reperti romani ritrovati in città. Nel giardino degli aranci. Il palazzo ha anche un bellissimo giardino, con tante fontane, fiori e siepi. Aprile e in generale la primavera è decisamente il periodo migliore per venire qui in Andalusia. A parte che non fa molto caldo, si sta bene anche con una felpetta, ma poi è tutto in fiore e questi giardini sono bellissimi da vedere in questo periodo. E la visita all'Alcázar è finita, molto bella. Ora stiamo passeggiando sul lungo fiume. Che caldo! Abbiamo fatto una pausa pranzo alla taberna numero 10. Abbiamo mangiato 2 tortillas e delle crocchette di besciamella e prosciutto. Era buono. Stiamo facendo una pausa all'interno della meschita di Cordoba, dove c'è un bellissimo patio con una marea di alberi di aranci. Prima abbiamo visitato la sinagoga, che è una delle 3 sinagoghe antiche rimaste in Spagna ed è del 1315 se non mi sbaglio. Piccolina ma molto carina. L'Alhambra è spettacolare, bella, Granada è bellissima, ma Cordoba merita davvero. Sì, e poi tutte queste casette piccole stracolorate, vive, bello, davvero bello. Sarà poi che la giornata davvero merita anche. Sai che mi sta piacendo di più, forse perché la stiamo vedendo con più relax. Anche sì, con più calma, perché alla fine ci possiamo. Però mi sta piacendo tanto. E intanto fa caldo. Anche per difenderci dal caldo abbiamo visitato il Palazzo de Viana. Che è una struttura molto bella, dove all'interno ci sono 12 pati, ognuno fatto in un momento storico diverso. C'è tipo un'evoluzione dei pati fino al 1800, l'ultimo patio è del 1800, quindi molto più moderno, anche se riprende molto quelli più antichi. 6 euro a testa del biglietto d'ingresso. Poi abbiamo preso la stagione adatta, della piena fioritura, poi c'era un odore costante di fiori d'arancio. Guarda che carino queste Bello. case. Una cosa sicuramente da fare se si viene a Cordova è perdersi tra i suoi vicoletti. Ci sono degli angoli davvero davvero belli. Qui siamo vicino alla Taberna El Potro, cioè l'osteria del puledro, che è nota perché è citata anche nel Don Chisciotte di Cervantes. E si è già fatta sera, anzi dopo cena, perché in effetti abbiamo già cenato alla Taberna Andaluz Tucles, che è vicino all'albergo. Abbiamo mangiato bene, abbiamo mangiato dei filetto di maiale con insalata mediterranea e patatine fritte. Era buono. E ora ci facciamo una passeggiata per vedere il ponte di notte. E quella è la meschita di notte, illuminata. È la Spagna che si prepara alla settimana santa. Almeno siamo passati dagli incappucciati di Cordova, no, di Granada, dagli incappucciati di Granada. Malaga. Ah no, è vero, era di Malaga. Addirittura Malaga. Dagli incappucciati di Malaga con la pubblicità super inquietante ai santini illuminati di Cordoba.
la serie non vogliamo proprio tornare a casa. Questo chissà che ha preso proprio completamente. Sì. I bagni arabi, quanto mi sono piaciuti ieri. Ogni volta che ci passo davanti ci voglio tornare. E buongiorno. Sono le 8:30 del mattino. Ci siamo alzati abbastanza presto per andare a vedere la meschita di Cordoba. Grandi aspettative, grandi aspettative. Abbiamo visitato diversi monumenti religiosi, ma la Moschea Cattedrale di Cordova riesce a trasmettere emozioni che non si possono provare in nessun altro luogo. Come dice il suo nome, l'edificio contiene una cattedrale rinascimentale all'interno di quella che era una delle più grandi moschee del mondo. Una volta riconquistata la città, i re cattolici Ferdinando ed Isabella, invece di distruggerla, hanno costruito la cattedrale all'interno della moschea. I suoi archi danno un senso di leggerezza e riescono davvero a farla sembrare infinita. Bella, davvero fantastica. E siamo appena usciti dalla meschita, dalla cattedrale di Cordova. Tanta roba. Bella. Davvero spettacolare. Poi ci sono tutti quanti gli archi dell'antica moschea di Cordova che danno quel senso di profondità, sembra enorme, sembra infinita. Un effetto spettacolare, davvero bello. E ora? Colazione. Desayunamos. E ora riattraversiamo le strade ancora un po' addormentate di Cordova. E poi partenza per Siviglia. No, Antonio era il tipo della mamma che ci ha accolto nei bagni arabi. Quei bagni arabi. Come faceva Antonio? E io e te. Come eravamo seduti. Sì, è vero. Che serata. E di nuovo in macchina, in partenza per Siviglia, direzione Siviglia. Ci vogliono circa un'ora e mezza di autostrada per raggiungere la città. Ecco che arriva Alessandra che ha consegnato le chiavi del parcheggio. Aquí estamos. Partiamo allora. Il nostro viaggio non è ancora finito. La prossima tappa è Siviglia, che durante la settimana santa è decisamente da non perdere. Hola, siamo arrivati a Siviglia. Bloccati all'interno di una processione. Abbiamo un appuntamento importante.